So now we are in the beginning of the strange situation. We see this happy little boy. He's 1 year old. This is his mother sitting there. The instructions to the mother, this is very important, is to respond to the child if the child initiates interaction, but not to initiate interaction. Allora c'è un bambino di 1 anno e alla madre è stata data indicazione di non iniziare il comportamento di ricerca rispetto al bambino, ma di rispondere al bambino nel momento in cui fosse stato lui ad intraprendere il primo tentativo di avvicinamento. Quindi il bambino si avvicina e la madre risponde. After 2 minutes, an unfamiliar woman walks in. We call her the stranger, okay? She walks in, this is this person here, and she tries to interact with the baby. Ok, dopo circa 2 minuti entra la persona non familiare al bambino e prova ad interagire con lui. אתה רוצה שנתחבר את זה בחזרה שוב? Are we videoing now? No. Okay, so we need to... Chiesto se stai videoregistrando, perché queste immagini non potrebbero... Ma le tagliamo dopo? You will cut this? Yes. Okay. Don't worry. We have no permission for this. This is only for here, not YouTube, not television. It's best if you just stop the camera, no? Just stop the camera for now. Ho avuto bisogno e voglia di più intensità, insomma, di interazione, ritorna dalla madre. We go to 1:30, yes? Till 1:30, yes. Okay, good. So I hope you enjoyed the coffee, and we continue now. We saw this secure baby, okay, and we said that about two-thirds of all babies behave like this baby that we saw here. I want to point out that not all babies are so dramatic, like our little baby here, in terms of, crying so much. Ok, abbiamo parlato di bambini sicuri, abbiamo visto che circa i 2/3 della popolazione infantile si comportano in questo modo sicuro e volevo un attimo sottolineare il punto che non tutti i bambini, anche sicuri, si comportano esattamente come quello che abbiamo visto nel video, che piangono in modo così enfatico, no, non tutti. So for example, I have another baby here from a different study that we did. And I will not show it now because I don't think we have time for that. She's a baby from an Arab city close to Haifa, and she's secure, just like this one. But she's a baby who doesn't get very upset when the mother leaves. So you don't see like our baby here, who's really upset and crying when the mother left. This baby, looks and goes, and then she calms down herself, okay? But the important thing is that when the mother returns, she looks at the mother, she smiles, she shows her a toy, she takes a duck, she shows the duck like this,
and then she goes back to playing. Okay? So, without much distress, but still it's the same organization of the behavior, which is to reconnect with mother after the mother is gone, to calm down and to return to exploration. Ok, ho un altro video da proporvi, quello di una bambina che diversamente dal bambino precedente si comporta in maniera un po' diversa, cioè anche lei sarà meravigliata dal fatto che la mamma si allontani dalla stanza, però senza pianto riesce poi a riconnettersi anche nel momento in cui la madre rientra in stanza al suo comportamento, riesce a ritornare calma e forse lo riesce a fare in parte anche da se stessa, cioè riesce a autoregolarsi in questo senso, in questo modo. Quando ritorna la madre le mostra una paperella ed è un altro, diciamo, un'altra modalità, un altro esempio di attaccamento sicuro. So another way to say this is that there are different ways to be secure. It can, for example, some babies temperamentally, you know, the concept of temperament, they easily become upset, and some babies are much more, you know, calm. Also, a baby can have more experiences with separation. For example, if it's a baby that every day goes to a babysitter or to a daycare center, so for them separating from mother is not the same as for a baby who has never been separated from mother. Certo, questo dipende, ovviamente ci sono diversi tipi di attaccamento anche nella modalità sicura e questo può dipendere sia da caratteristiche temperamentali legate appunto al temperamento del bambino e quindi individuali, sia legate all'esperienza del bambino. Ci sono bambini più abituati al fatto di separarsi più volte dalla madre, ad esempio durante il corso della giornata, quindi vedremo questo tipo di differenze. Because when we think about security, it is not just the specific behaviors, but it is the organization of the behavior in relation to the mother and the capacity to use her as a secure base to get reassurance and comfort and return to exploration. Ok, perché è importante specificare che quando ci riferiamo all'attaccamento non ne parliamo solo in termini di comportamento, ma di organizzazione, cioè di modalità attraverso il quale la coppia madre-bambino riesce a riorganizzarsi e la madre riesce a essere determinante nella sicurezza del bambino, sia nel fare rifugio sia nell'esplorazione. It is very important to keep in mind this idea of organization of behavior. If we think about, for example, children with autism, children with other kind of disabilities, physical disabilities, other kind of sensory problems, and so forth, the behaviors that they will show may be different than regular children because they have certain disabilities. So a child who doesn't see, a child who is autistic, we will see in a minute a child like that, the behaviors will be different, but we have to think about the organization of the behavior, the function of the behavior. Can that child, using whatever tools they have, express their need for the parent, get reassurance in the presence of the parent, and return to exploration in the presence of the parent? Those are the things that we have to look at, and they may do it in different ways because of their disability. Ok, quando parleremo dei bambini autistici, ma anche dei bambini con altre disabilità fisiche, per esempio, noteremo che non è appunto il solo comportamento a essere determinante, ma tante caratteristiche, tanti elementi messi insieme che costituiscono l'organizzazione del comportamento e che poi fanno la riuscita e la sicurezza del bambino una volta che è di nuovo ricongiunto alla madre rispetto alla sua risposta all'ambiente, alla capacità di rimettersi in fase attiva. And one last thing before we move to the next pattern of attachment is that the bottom point here, mother observes the sensitive. So what Mary Ainsworth found in her research and has since then been seen again and again,
that the mothers of these children who behave like this are the most sensitive to their signals, reading their signals accurately, responding to them appropriately. So from the point of view of the child is experiencing a parent who is giving the child what they need in every minute. When they need comfort and closeness, they get that. When they need to get the space so that they can explore, they get that. Ok, quello che abbiamo visto nella ricerca ovviamente è che queste madri sono sicuramente le più sensibili, cioè sono quelle che maggiormente sono in grado di leggere i segnali del bambino e di dargli una risposta appropriata quando hanno bisogno di vicinanza, quando hanno bisogno di distanza emotiva o riescono a farlo con la stessa sensibilità. So another way to think about it is that for a secure baby, it does not need to focus on the mother. A secure baby focuses on himself or herself. When she feels bad, she goes to the mother. When she feels good, she goes and explores. She doesn't have to think, what does my mother want? What is comfortable for my mother? What is uncomfortable for my mother, okay? Insecure babies, as you will see in a minute, have to divide their attention and their psychological resources between what they need and what their mother is, what is the zone of comfort. You know what I mean by zone of comfort? The area of comfort for the mother, where they can approach her and where is an area that they have to be more careful for. Ok, vedremo a momenti che nell'attaccamento insicuro il bambino divide le sue risorse interne tra la capacità di rivolgere l'attenzione a sé e ai suoi bisogni e a questa zona di maggior confortevolezza, che è quella che può dipendere dallo stato emotivo della madre, per esempio, rispetto a ciò che la madre può desiderare per lui o a una preoccupazione che riguarda la madre medesima. Viceversa, nei bambini con attaccamento sicuro il focus attentivo è unicamente su se stesso, cioè il bambino ha come unico focus le proprie necessità, insomma non ha bisogno di pensare a cosa la madre ha in mente per lui. Okay, so we now move to the avoidant pattern of attachment. Okay, and this was really a discovery of Mary Ainsworth. When she put the babies in the strange situation, she saw that most babies behaved like the baby that we saw. Okay, but then she saw there was another group of babies there was something very surprising about them. When the mother came back, instead of the baby turning to the mother, greeting her or whatnot, they turned away from the mother. Okay? Ok, questo pattern di attaccamento così specifico, perché ritrovato dalla Ainsworth, al di là della percentuale maggiore di bambini sicuri che dicevamo prima, diciamo, ha qualcosa di diverso e di particolare rispetto a quello che abbiamo visto, perché è vero che i bambini nel momento della separazione potevano essere anche dispiaciuti, come abbiamo visto nel video del bambino precedente, però soprattutto al momento del ritorno, invece di rivolgersi alla madre come ci saremmo aspettati, rivolgersi in forma di saluto, di cercare la prossimità fisica, si allontanavano, cioè la evitavano, attuavano comportamenti di distanziamento, di evitamento. So she was asking herself, why is this baby turning away from the mother in the very moment that other babies are turning to the mother? There's something here unexpected. Now, that was it gave her an idea that these babies have some sort of a difficulty in approaching the mother in a time of need. In approaching the mother in a time of need. So they turn it into moving away rather than moving toward. Ok, c'era qualcosa di inatteso. Questi bambini invece, rispetto all'altro gruppo, invece di rivolgersi verso di lei, si giravano, le voltavano le spalle e si allontanavano. C'era qualcosa che riguardava l'aspettativa di questi bambini che si allontanavano dalla madre.
So let me describe what the baby is going to do, and then we will see the baby. So you will see that the baby is exploring very much, so no problem in exploration. These babies are good in exploring. Ok, vedrete che questi bambini esplorano normalmente, cioè hanno una buona esplorazione dell'ambiente. Minimal interest in the caregiver. Hanno poco interesse nella figura di riferimento. Okay, because you remember our secure baby was also exploring, but every once in a while he took something and like was showing to his mother, so you will see much less of that. Vedrete un po' meno, ad esempio, di gesto dimostrativo nei confronti della madre, mentre il bambino precedente ogni tanto portava degli oggetti alla madre. During separation there will be very little distress. E durante la separazione vedrete anche una minore fase di disagio. But the most important is that when the mother comes back, there will be no greeting or reconnecting with the mother. Ok, ma la cosa più importante è che al rientro della madre non c'è la riconnessione con la madre, cioè non c'è il saluto, non c'è l'approccio alla madre. The child will focus on a toy and sometimes may even turn away from the mother. Ok, il bambino magari resta focalizzato attentivamente sull'oggetto oppure in alcuni casi si allontana proprio dalla madre. Okay, so let's see this our avoidant child. Vediamo un bambino evitante. Oh, can you turn it off, please? Puoi spegnere? Grazie. It's striking. It's striking how much, what kind of almost like a wall is there, you know? All she needed to do was go, hey, mommy, you know, look at what I have here, something, you know, simple, that's all. And this would make her from A, avoidant, to B, secure. You know, just even a little recognition, because you could say she's not very upset, so she doesn't need to go and to hug the mother and just look and smile and, you know, do something. Certo, per renderlo sicuro basterebbe un minimo segnale, nel senso per passare dall'A alla B, che era l'attaccamento sicuro che abbiamo visto prima, anche il minimo saluto, un segnale di riconoscimento e di riconnessione alla madre lo avrebbe reso tale. Invece è come se ci fosse un muro in questa stanza tra la madre e il bambino e la bambina. So when we look, when we do studies, when Mary Ainsworth did studies of these mothers and the babies at the home, she found that the mothers of babies like this were very rejecting of their attachment behaviors, believing that babies should be, you know, more independent. Ok, quando Mary Ainsworth studiò questi attaccamenti all'interno delle case di queste famiglie, aveva già osservato che l'attaccamento era quello che le madri principalmente rifiutavano, nel senso le madri non avevano, rifiutavano il comportamento di attaccamento del bambino primariamente. Okay. Yes, so if we said that about 65% to 70% of babies are secure, then about 20 to 25% of babies are avoidant. Circa il 20-25% di questi bambini sono evitanti, il 65% dicevamo invece sicuri. But it depends, it varies between different cultures. So that, for example, in the United States, where they do a lot of studies on attachment, you find this kind of percentage, 20 to 25. In Israel, where we do our attachment studies, we almost do not see any avoidant babies, and instead we see ambivalent babies, which I will show you in a minute what they look like. Ok, questa caratteristica, cioè di pattern di attaccamento, è eminentemente legata al fattore culturale. Per esempio negli studi di attaccamento che sono stati rilevati negli Stati Uniti d'America questa percentuale è attendibile, cioè si aggira intorno al 20-25%, mentre in Israele è molto infrequente ed è invece più facile trovare attaccamenti ambivalenti che poi vi mostrerò a breve, quindi dipende molto dalla cultura di appartenenza dei bambini.